Ciao e benvenuto in questo video dove andremo ad analizzare l'arpeggio di Fa maggiore e Re minore. Andiamo allora a vedere come si fa a fare questo tipo di arpeggio. Andiamo allora ad analizzare questo arpeggio di Fa maggiore. Innanzitutto vediamo che è un arpeggio molto semplice perché, come potete vedere, è un arpeggio che non ha nessun diesis e nessun bemolle, quindi siamo esclusivamente sui tasti bianchi e possiamo già cominciare quindi a trovare le tre note di questo arpeggio sul quale girare attorno. Quindi abbiamo il Fa, il La e il Do. Queste sono le tre note. Generalmente questo arpeggio è praticamente uguale a quello di Do e a quello di Sol a livello di distanze fra le note, quindi abbiamo sempre lo stesso movimento da fare come nel Do e nel Sol, con la differenza che partiamo però dalla nota di Fa. In questo caso partiamo dal Fa della prima ottava, questo qui. Andiamo allora a vedere come si fa questo arpeggio, ve lo faccio prima sentire lentamente. Molto bene, allora su questo arpeggio sarò molto più riassuntivo con il fatto che avevo già spiegato bene anche quello di Do e quello di Sol, però visto che non voglio prendere per scontato che voi abbiate già visto l'altro video di Do e di Sol, vado a spiegare un po' anche questo. Quindi abbiamo le distanze, la mano esattamente in questa posizione, abbiamo il dito 1, 2, 3 su queste tre note, quindi sulla triade Fa, La e Do. E poi abbiamo il mignolo sul Fa della seconda ottava, in modo da creare questo accordo che poi sarà un arpeggio, quindi nota per nota. E questo è il primo movimento da fare. Poi abbiamo il secondo movimento, ovviamente mantenendo le tre note, questa volta andando a scalare quindi e partire dalla nota di La, quindi abbiamo La, Do, Fa e La alto. Qui, come vediamo, abbiamo il dito numero 4 da usare invece che il 3, perché ovviamente le due note superiori sono più attaccate rispetto a quelle inferiori, cioè rispetto a quelle due centrali. Poi abbiamo il terzo movimento che parte dal Do, quindi abbiamo Do alto, poi Fa e La alti e Do della terza ottava. Anche qui dito numero 4 per fare la terza nota e dito 1 e 2 più distanti. Ultimo movimento è uguale al primo come sempre e abbiamo partiamo dal Fa della seconda ottava e arriviamo al Fa della terza ottava. Quindi anche qui nuovamente abbiamo Fa, La, Do e Fa alto. Dopo aver fatto questo movimento si torna indietro, quindi manteniamo la mano, quindi come sempre manteniamo la mano così com'è e facciamo da mignolo a pollice. Ok, poi abbiamo il mignolo che questa volta va sul Do della terza ottava e abbiamo poi le altre note di conseguenza, sempre pollice e indice più distanti, quindi abbiamo Do, La, Fa e Do. Poi dobbiamo scalare ancora, nuovamente come prima mettiamo la mano in modo da fare anulare mignolo più attaccati, quindi sul La e sul Fa, invece indice e pollice sul La e basso e il Do della seconda ottava. E infine torniamo con la mano in posizione di partenza, quindi abbiamo nuovamente da Fa a Fa, però questa volta da mignolo a pollice. Eccoci qua, quindi questo è l'arpeggio di Fa maggiore, molto molto semplice, come erano anche l'arpeggio di Do e l'arpeggio di Sol. Andiamo a vedere adesso l'arpeggio di Re minore, quindi la relativa minore del Fa maggiore è quella di Re minore, quindi si parte questa volta dal
dal Re, non facciamo altro che traslare la mano sul Re e facciamo gli stessi identici movimenti. Questa volta le tre note saranno Re, Fa e La. Quindi la triade è minore, Re, La, Re, Fa e La. Partiamo e facciamo Re, Fa, La, Re alto. Poi abbiamo Fa, La, Re alto, Fa alto. Anche qui, come vedete, la posizione della mano è sempre uguale, quindi partiamo con 1, 2, 3, 5, poi abbiamo 1, 2, 4 e 5. Poi abbiamo ancora 1, 2, 4, 5 con pollice e indice più distanti. Questo è proprio un La, Re, Fa e La nuovamente. E infine dal Re alto al Re dell'ultima ottava, quindi quello più alto ancora. Questo, come sempre, è il movimento identico a quello iniziale. Poi manteniamo la posizione, torniamo indietro e facciamo Re, La, Fa, Re, quindi all'indietro. Ok? Attenzione qui, rimettiamo la mano con mignolo e anulare in modo che coprano il La e il Fa, indice sul Re e pollice sul La della prima ottava. Poi andiamo col penultimo movimento, quindi abbiamo nuovamente mignolo anulare su Fa e Re alti, pollice e indice su Fa e La bassi. Infine, per concludere, dal Re alto al Re finalmente della prima ottava, quello di partenza. Ok, molto bene, adesso andiamo a vedere molto lentamente questo arpeggio. Ecco, questo allora per quanto riguarda l'arpeggio di Fa maggiore e Re minore. Ci vedremo con il prossimo video dedicato agli arpeggi, dove andremo ad analizzare gli arpeggi di Si bemolle maggiore e Sol minore.